Buongiorno a tutti. Oggi cercheremo di approfondire il concetto di rights retention, ovvero del mantenimento dei diritti degli autori sulle proprie opere nel campo della ricerca scientifica svolta all'interno di università ed enti di ricerca. Lo scienziato autore non è un autore che pubblica per ricevere un compenso, ma per comunicare i risultati delle proprie ricerche e la modalità tradizionale con cui lo fa è quella di pubblicare il proprio lavoro che soprattutto in determinati ambiti disciplinari assume la forma di un articolo scientifico, in riviste di proprietà di editori commerciali, all'interno di un mercato che con l'avvento dell'era digitale è diventato sempre più oligopolista, perché è largamente gestito da pochi e potenti editori. Questi editori, a fronte del servizio che offrono, fanno firmare all'autore un contratto di pubblicazione che prevede l'affidamento di tutti i diritti economici all'editore stesso, mentre all'autore viene riconosciuto il diritto morale di paternità sulla propria opera. Le organizzazioni di afferenza degli autori, d'altro canto, si trovano poi a dover pagare costosi abbonamenti agli editori per consentire l'accesso ai risultati scientifici prodotti dai loro stessi autori. La legge italiana sul diritto d'autore di per sé non implica che per pubblicare sia necessario cedere tutti i diritti a un editore. Quindi perché gli autori accettano questo tipo di contratto e cedono diritti di riproduzione, di distribuzione, di riuso a scopo non commerciale, attribuendo quindi il controllo del proprio lavoro all'editore. In primis interviene la necessità di pubblicare per far circolare le proprie idee, ma soprattutto di farlo in sedi editoriali prestigiose, su riviste ad alto fattore di impatto, etichettate come eccellenti, perché questo è richiesto loro per progredire nelle carriere e per rispondere ai criteri usati negli esercizi di valutazione della ricerca, che misurano la qualità di una ricerca appunto sulla base del numero di citazioni ricevute dall'articolo o dalla rivista che lo pubblica, piuttosto che sulla reale rilevanza di quella ricerca e delle ricadute che può avere sulla scienza in generale e sulla società. Questi criteri di valutazione contribuiscono quindi molto ad aumentare il potere contrattuale dei grandi editori perché sono loro i proprietari delle sedie prestigiose a cui gli autori si devono rivolgere. Probabilmente a questo fattore si va poi a sommare la mancanza di consapevolezza, la scarsa attenzione, piuttosto che la scarsa sensibilità a questa problematica, a questo tema. Non è detto infatti che gli autori e le loro organizzazioni, soprattutto gli autori più giovani, sappiano che trasferendo i loro diritti all'editore lo autorizzano implicitamente a farne usi diversi senza il suo permesso, come rivedere il manoscritto, modificarlo a scopo commerciale, riorganizzarne i contenuti per pubblicarlo in altra fonte, tradurlo in altre lingue. Ed è quindi in un contesto del genere che si sono affermate le istanze di apertura promosse dall'Open Science e basate sul principio che tutti i processi e tutti i risultati di una ricerca finanziata con fondi pubblici, come appunto è quella svolta all'interno delle università e degli enti di ricerca, debbano essere pubblicamente disponibili. Queste istanze di apertura sono ormai un requisito imposto dai finanziatori della ricerca come la Commissione europea o altri. È necessario quindi intervenire sul tema del mantenimento dei diritti, e la strategia di conservazione è una modalità utilizzabile proprio per, garantirsi alcuni diritti fondamentali. Coalition S, l'alleanza a cui partecipano importanti organizzazioni che finanziano la ricerca scientifica, tra le quali la Commissione europea, nel 2018 ha pubblicato il Piano S, un insieme di 10 principi guida per passare da un sistema di pubblicazione scientifica ad accesso chiuso a un sistema completamente aperto. In questo ambito ha proposto una Rights Retention Strategy che prevede che gli autori o le loro organizzazioni conservino sufficienti diritti per uniformarsi alle politiche di accesso aperto, che garantiscano l'accesso aperto e immediato al manoscritto dell'autore accettato per la pubblicazione, l'author accepted manuscript o postprint, oppure alla versione editoriale, version of record, pubblicata dall'editore mediante il deposito in un archivio istituzionale o disciplinare. Tutti gli articoli così pubblicati devono essere disponibili con una licenza Creative Commons, preferibilmente una SYS-BY quanto più aperta, che ne va a definire gli utilizzi successivi.
Quali criticità possono esserci? È l'applicazione della strategia che può presentare delle criticità, perché l'editore può non accettare le condizioni proposte dall'editore e in Italia non abbiamo, norme o politiche che impongano dei vincoli sui contratti di pubblicazione che firmano gli autori e che appunto gli consentano di conservare alcuni diritti. La strategia interviene sul post-print, ma l'accesso aperto e immediato a questa versione del lavoro è ostacolato dal trasferimento dei diritti all'autore, che molto frequentemente ne impedisce l'immediata accessibilità, imponendo dei tempi di embargo che lo rendono di fatto non fruibile per periodi di tempo più o meno lunghi. L'accesso immediato, mhmm, alla versione finale pubblicata dall'editore è possibile quando l'articolo è pubblicato in accesso aperto, ma se l'articolo non è pubblicato in accesso aperto, il deposito e, la visibilità della versione finale dell'editore non sono praticamente mai consentiti. Quindi le difficoltà nell'uso del post-print, la necessità di pubblicare su determinate riviste fa propendere per la pubblicazione in sedi editoriali commerciali e questa passa attraverso il pagamento di una quota agli editori da parte degli autori o delle loro organizzazioni per la pubblicazione appunto in accesso aperto, sia su riviste nativamente ed esclusivamente open access, ma anche su riviste tradizionali per le quali le istituzioni pagano un abbonamento e che sono definite appunto ibride proprio per il doppio pagamento degli abbonamenti e della pubblicazione in accesso aperto. Nell'ultimo programma quadro della Commissione europea, la pubblicazione su riviste ibride non è infatti più finanziata e le riviste non rientrano in un accordo trasformativo. Gli accordi trasformativi sono contratti stipulati tra biblioteche e editori che oltre alla quota per la lettura comprendono anche una quota per la pubblicazione in accesso aperto e di cui gli autori possono quindi usufruire. Sono accordi a carattere transitorio che presentano costi elevati e di fatto le istituzioni non riescono a coprire completamente tutta la loro produzione scientifica. Quindi è necessario pensare anche a forme alternative, diverse di apertura della scienza, come appunto l'attuazione di strategie o norme che intervengano sulla conservazione dei diritti. Nel nostro paese molto è stato fatto, molto si sta facendo e molto è ancora da fare. In prospettiva però ci sono, dei passaggi già avviati importanti. A valle della normativa europea in Italia è stata pubblicata la legge 112 del 2013 che riprende la normativa europea, ma non è affiancata da una legislazione in materia di diritto d'autore che ne regolarizzi l'attuazione. Università e enti di ricerca hanno da tempo emanato policy a sostegno dell'accesso aperto, ma frequentemente non sono mandatari e soprattutto non sono state emanate policy specifiche sul mantenimento dei diritti dell'autore. Le istituzioni di afferenza sono poco coinvolte, non hanno un ruolo nel rapporto contrattuale autore-editore, per cui potrebbe essere opportuno sollecitarle a intervenire mediante l'emanazione di politiche locali, ad esempio, che dettino regole specifiche in materia di conservazione dei diritti alle quali, gli autori devono conformarsi, ispirandosi a dei modelli già in uso presso alcune università europee. L'Italia ha partecipato al processo di definizione dell'accordo europeo per la riforma della valutazione della ricerca, firmato da molte organizzazioni italiane e anche dalla nostra agenzia di valutazione, dall'ANVUR, e una riforma dei processi di valutazione segnerebbe un punto veramente importante su questa tematica perché risolverebbe una criticità fondamentale per i motivi di cui abbiamo parlato. In Italia abbiamo anche importanti iniziative editoriali, sistemi di editoria no profit che si propongono come valide alternative alla pubblicazione commerciale di riviste e di collane. Sono sistemi gestiti dalle istituzioni accademiche o di ricerca, non prevedono alcun costo per gli autori e per i lettori e i diritti rimangono in capo agli autori, però hanno dei costi per le istituzioni e sono sistemi ancora poco sviluppati, per cui sarebbe opportuno che in Italia si investisse maggiormente in questo
in questa direzione, dotando le istituzioni di risorse economiche e di personale adeguate allo sviluppo di questi sistemi. Abbiamo anche, nel 2022, avuto la pubblicazione del Piano Nazionale per la Scienza Aperta, che tra i suoi assi di intervento richiama la necessità di intervenire sul quadro normativo in materia di diritto d'autore. Possiamo quindi ricorrere a strumenti diversi, strategie, politiche, interventi legislativi che probabilmente rappresentano la soluzione migliore, che sono indispensabili per restituire agli autori la facoltà di mettere il proprio lavoro a disposizione dell'intera comunità scientifica e della società.